Oh. Senti un po' se ti piace il suo suono. Ta 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 ta. Dentro a sti panini ci sta tutto Max. A tutti i ristoranti di spiaggia fateci queste insalate, non ci fate quelle insalate tristi con quel il mais date le galline. Questa è proprio la pasta che ti teletrasporta. Già con l'ombrellone alla sdraietta. Ti manca soltanto l'abbronzante. Oggi vi faccio un'insalatina di tonno e pomodori. Questo è malto. Non cambiate, aspetta. Lo sapete? Io la faccio che vi fa cappottare veramente. Queste qua sono le alghe wakame. Queste le trovate, ormai nei supermercati le trovate. Anzi, iniziamo subito da queste. Una ciotola con un po' di acqua. Queste, guardate come sono fatte. Sembra che ne so, il magnate dei pesci. Li metti qua dentro, quindi sono secche queste. Guardate un po' fra un po' che succede, perché sembrano poche a mettere così. Dopo un po', ragazzi, escono fuori dalla ciotola, escono fuori. Guardate, già da nere sono diventate verdi. Guardate, Dai, dai, dai. E danno un sapore pazzesco. Dovete avere un pane con la mollica bella compatta. Taglio a dadini. Belli, così. Vedete? Con bel coltello a sega a pane. Due pani differenti. Mischiamo. Perché poi vi può succedere, no? Che vi avanza un panino all'olio, poi vi avanza il panino coi semi e quindi fa un po' mistone, no? Padella di ferro, quelle di una volta, proprio antichi siamo, Olio, mettetelo. Oh, iscrivetevi e dai. Taglio a metà l'aglio, così. Lo mettiamo in saporì. Bello, così già sto olio sarà bello saporito, no? Pezzetto di cipolla ce lo vuoi mettere qua e taglio qua, questo pezzo qua, va bene? Sentite l'olio? Richiama, no? Cioè, girate, fatelo colorire bene. Che goduria, ragazzi. E il pane fritto, lo vedete, proprio buono, buono, buono. Scolate bene. Scolate. Quando il pane ancora è caldo, metteteci l'origano, vedete? Questo si attacca, si appiccica. Vuoi assaggiare? Ti piacerebbe? Guarda, pizzico di sale. Così. Questo qua. Non è tanto buono. È talmente facile che non vi faccio soltanto frullare i pomodori, ma facciamo una cosa un po' più figa, li spelliamo. E qualcuno dirà, ah, ma pure spelle i pomodori. Sono buoni spellati. Sotto al sederino fategli una crocetta, perché così sarà più facile spellarli. Scottateli. Aspetto, appena rialza il bollore ne metto un altro, perché sennò poi mi si lessano. Io li voglio con la polpa bella croccante, no? Contate fino a 10. Intanto vi preparate una ciotola con un po' d'acqua fredda. Poi che fate? Guardate un attimino. Testate, fate il test, vedi? Ecco, si sta comincia a spellare, vedi? Così è facile facile, guardate. Così si spellano da soli. Il datterino. Poi metteteci sempre quello che vi piace a voi. Mica per forza devono essere piccoli piccoli, può essere pure un pomodoro grosso, no? Tipo un San Marzano, un pomodoro lungo. Così i bambini si li mangiano senza problemi questi qua, perché sono senza pelle. Quelli un pochino più brutti, spappolatelli, vedete così, un po' bruttini che non ci piacciono tanto, li mettiamo dentro a questo contenitore. Pezzo di cipolla, un po' di basilico, un goccetto d'olio, una grattata di pepe e adesso frulliamo. Ma proprio un pizzico, così. L'aglio fresco, italiano, è delicatissimo. Poi metto un po' di sta cremetta, poi il pane, un po' di pane. Mamma mia, lo sapete qua che diventa? Una cosa pazzesca. La rucola è già lavata, la taglio, quella che mi serve, ok? E la metto sotto la base. Prendiamo pure l'iceberg, non la tagliate col coltello, prendete le foglioline, le spezzate così, così non vi si ossida. Tagliamo i pomodorini, come li volete, a rondelle, a metà, come volete voi. Se non volete togliere la buccia, voi Massimi, io non ho tutto questo tempo da perdere a spellarli, fate che la buccia, fate come pare a voi, fateli. Questa qua è un'idea, è un'idea. Li metto qua dentro, così, due olivette, un po' di basilico ce lo metto. Guardate le alghe come sono diventate, vedete? Si sono proprio allargate. Le prendete un po', strizzate. Allora, non sono obbligatorie, anche le alghe. La consistenza è callosetta. La furbata di sta roba qual è? Che nessuno ha visto né cipolla né aglio e non ponno di niente.
quando poi dicono ammazza che buono, allora io devo dire a quello là che non si mangia mai la cipolla perché io ce l'ho con quello. Non è vero. Hai visto quanto è buono con l'aglio e con la cipolla? E adesso mettiamo la ciliegina sulla torta e il tonno. Questa che è da fare. La mischiate bene, 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 bene. Siete bella insaporiti, che deve capire il croccante, il sapido, tutto quanto in bocca. Allora sì che godete. Il pane, l'alghetta c'è capitata? Sì. L'olivetta c'è capitata? Boh, eccola qua. Avete capito? Mi raccomando, se ve la fate, la dovete fare buona. Fa bene l'insalata, però fatela buona. La nostra. E alla goduria. Oggi vi faccio un panino talmente buono, talmente godereccio che sarà il mio ultimo panino, perché poi mi andrò a costituire. Perché mi denunceranno. Per quanto è zuzzo. Così a noi ci piace. L'idea nasce dal panino tonno e pomodoro. Non girà, non cambiare, non scrollare, sta buono. Vedi che te faccio. Tagliamo le melanzane devono essere come delle fettine di ciccia, così. Metto le melanzane come fa mamma, dentro lo scolapasta. Ci metto un po' di sale, così come dice Fiorella, perdono l'amaro e un po' di liquido. E lasciate da una parte, così, senza toccarle, senza pensarci, una mezz'oretta. Tonno e pomodoro, che vi fa pensare? La maionese, ma quella fatta a casa, quella buona. La chiara la metto qua, l'albume lo metto qui dentro. Le uova, mi raccomando, non sta fuori dal frigo, se no la maionese non vi riesce. Un goccetto d'aceto, sale, subito. Se te devi fare maionese a casa, la vuoi fare almeno buona, ti ci metti tutta la roba buona, se no è meglio che te la compri al supermercato. Ci manca un po' di freschezza, c'è l'aceto, però immaginate che normalmente la maionese c'è dentro il limone e l'aceto è lo stesso dell'acidità, quindi che vi immaginate voi? Il basilico, sfoglio il basilico. Io lo sto tagliando col coltello di metallo, però voi lo potete fare anche con la ceramica, se dovete lasciarla lì la maionese e non volete che si ossidi tanto il basilico. Io tanto vado consumare subito, che manco lo faccio respirare la maionese, prima me la magno. Il basilico perderà i suoi oli essenziali qua dentro alla maionese e saranno tutt'uno, basilico e maionese, bella, gustosa, saporita, ammazza che buona, chi è? Guarda qua. Questo si chiama pomodoro di Sorrento. Ma che roba è? Guardate sta bistecca, bella, piena, con pochi buchetti, bella corposa. Te mangi questo e te rigrei. Lo metto così se lo facciamo un po' insaporire. Ci metto un po' di sale, basilico, pepe nero, uno spicchietto d'aglio, che fai, non ce lo metti? Un goccetto d'olio. E questo è già in piatto. Ora friggiamo le melanzane. Vedete l'acqua in superficie? Date una bella sgrullata dal sale e dall'acqua, così. Farina. Mescoliamo l'albume, no? Della maionese. Ci metto un goccetto d'acqua. Così. Metto la melanzana qua dentro. Bella di papà. E qua metto il pangrattato, quello fatto in casa. Vedete che bello grossolano? Una qua roba sottile sottile, mamma mia. Dentro a sto pangrattato ci vuole il pecorino. Pecorino, cavolo. Ma che fai? Cutiamo a metà. Col pecorino è più buono, immaginate, ma anche il sale ci devo mettere. Adesso friggiamo con l'olio non troppo bollente, a 150-160 gradi, perché dobbiamo cuocere la melanzana cruda, non si può mangiare. Sarà pronta la melanzana, controlliamo. Allora, deve essere croccante fuori e dentro morbida. Guardate il coltello, guarda Camerone. Va così con un attimo. E voi già lo immaginate dentro che c'è come una crema di melanzane. Un goccetto d'olio. E ora lo mettiamo a scaldare bene bene. Condisco un po' di rughetta. Questa è selvatica, quella bella piccante. Goccetto d'olio, poco, perché ci sta pure il fritto. Maionese. Melanzane. Mettete questa, Poi una bella fetta di pomodoro. Te la tacchete. Un po' di verde. La rucola che fai? Non ce la metti? E poi il tonno così a pezzettoni. Guardate qua che spettacolo, guardate che colori qua dentro. Che vedo di? È buono pure. Volete vedere altre ricette sui panini? Iscrivetevi, vi arriverà anche la notifica che vi venga a chiamare che è pronta la nuova ricetta. Non ve ne perdete e non vi perdete sta roba. Iscrivetevi. Oggi faccio due vermicelli con le vongole e zucchine da morire.
ma no ai soliti, banali, le faccio buone, ma semplice, buone, buone, buone però. Aglio, olio, basilico, qualcuno già lo so, il basilico con le vongole, ma sei pazzo, con le vongole ci va il prezzemolo, e chi lo dice? Perché il basilico no, i gambi di basilico con l'olio e l'aglio, lo sentite? Guardate, proprio il rumore nostro, quando soffrigge così è pronto, si dice butta le vongole e siamo pronti noi, e metteteci poi un goccetto d'acqua, coperchio e fatela aprire. Zucchine, guardate queste qua. Volete sentire? A voi vi piace quando sentite che scrocchia? Le facciamo così, a dadini, però non troppo piccole, perché le vogliamo lasciare belle croccanti, non le solite rondelle, anche troppo banali. Invece guardate così. Controlliamo, eh? Oh. Prendete una ramina, così mettete soltanto le vongole qua dentro e si raffreddano pure più velocemente. Mentre il succo poi lo filtriamo, o fate i maniaci che lo filtrate con la garza, o se no io faccio così, lo faccio prima un po' depositare e poi piano piano lo verso. Quando incomincio a vedere l'impurità, guarda camera 1, guarda sul fondo, guarda che ci sta, mi fermo, stop, tutto lo sporco rimane qua, pulisco, vedete pochissima sabbia, olio abbondante, aglio, pane, carasau, facciamo delle scagliette, così. Metto il pane carasau a friggere dentro l'olio, un pezzetto alla volta, fatelo bello colorire, deve essere buono, croccante. Vai, poco olio ho messo, vedete non ho messo tantissimo. Immaginate questo invece del semplice pan grattato che si usa tante volte passare in padella. Questa è un'altra cosa, i pezzi sono più grossi, è ancora più croccante, ti rimane in bocca, c'è una bella sensazione. È un'altra cosa, è ancora più buono. Sempre con la carta sono pulita la padella. E adesso stiamo al terzo passaggio nella stessa padella. Abbiamo fatto il secondo, adesso andiamo sul terzo. Un po' di olio, poco, lo spicchietto d'aglio, questo qua è quello fresco, quindi che fate? Usatelo con uno spicchio intero, mettetecelo l'aglio, non dovete avere paura, lo schiacciate bene, faccio così, ecco qua. Non lo fate bruciare assolutamente, tutte le zucchine e le saltate velocemente. Adesso abbiamo 8 minuti. Ma sentite il rumore? Che rumore è? Dalla zucchina dice, oh, sono asciutta, 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 che devo fare? Eccole qua, un po' di liquido delle vongole, dei lupini. Eccoci qua. E adesso fuori dal fuoco, stop. Eccolo qua, vedete? È ancora bello al dente, ora lo faccio vedere, proprio bello, bello, bello al dente. Non li scolate troppo. Dobbiamo stimolare l'amido della pasta, dobbiamo creare quella cremetta tra l'amido della pasta e i grassi. Però liquido, vai, così. Normalmente usiamo l'acqua della pasta, oggi usiamo questo. Il liquido di cottura delle vongole. Guardate che peperoncino che ho, siciliano. Questo qua è facoltativo. Lo facciamo a dadini, va bene? Questo è un dolce. Così. Vongole, quelle sgusciate. Proprio all'ultimo momento, non dovete stracuocere, mi raccomando. 2 vongolette, quelle ancora col guscio. Poi 2 fiori di zucca all'ultimo momento. Così. Un altro goccetto di liquido. E mo la musica che ci piace a noi. A tutti quelli che vedono il mio canale. Come nacchere, questa è spagnola, Sentite. Limone, la scorzetta la buttiamo qui su, sul pane carasau, quello fritto. Questo pane carasau profumato al limone è eccezionale. Oh, se avete qualche altra idea, commentate, scrivetemi per cortesia, che a me piace quando nasce il dibattito. Guardate che cremetta. Questo è in primo e il secondo, Aspettate, ma arriva il condimento, Eccolo qua. Così, ricco, ricco, ricco. Il pane carasau aromatizzato al limone. Guarda che bello, che spettacolo. Ma il profumo, l'aglio si sente, il limone. Questa è proprio la pasta che ti teletrasporta. Già con l'ombrellone alla sdraietta. Ti manca solo tanta abbronzante, poi sta a posto.